Ciao Michel, oggi parliamo di una cosa importante per chi possiede una Anycubic Ace Pro. Anycubic ha lanciato un nuovo evento riguardante l'Ace 2 Pro per il periodo che va dal 27 di febbraio al 27 di marzo. Questo non è un video promozionale, vi voglio spiegare un po' che cosa cambiano tra le due serie di Ace e soprattutto andare a parlare in dettaglio di quello che è l'iniziativa, di un po' un video informativo, di un po' come funziona. Ah, e naturalmente se ha senso partecipare a questa iniziativa o meno. Questa iniziativa è riservata ai possessori di una Anycubic Ace Pro acquistata attraverso i canali ufficiali, il sito ufficiale, Amazon, eBay, AliExpress o i loro canali di distributori che sono autorizzati, che la lista completa ancora ce l'abbiamo, sicuramente quando uscirà ve lo segnalerò da qualche parte, ma penso tutti i grandi distributori in cui si appoggia. Per partecipare a questo evento serve il codice seriale dell'Expo in possesso e il numero d'ordine dell'acquisto che è stato fatto. Quindi magari se avete acquistato in combo con una stampante, basta quel numero d'ordine lì. Non c'è un periodo di tempo in cui avete acquistato. Quindi io che ho acquistato una Cobra 3 un anno fa, a febbraio dell'anno scorso, potrò tranquillamente partecipare, ma vi voglio parlare eventualmente di quelle che sono le differenze tra i due ACE per vedere se ne vale la pena fare questo passaggio. Naturalmente per chi è già in possesso di un Ace, chi non ce l'ha o chi sta acquistando adesso, magari ha acquistato una Cobra X, a quel punto si è obbligati a prendere una Ace 2 Pro perché non c'è la compatibilità con la prima serie. Che cosa cambia tra l'Ace l'Ace Pro della prima serie e l'Ace Pro 2? Sicuramente una delle cose principali è il fatto che la prima serie aveva due motori soltanto, che andava a gestire le quattro bobine con un sistema un po' articolato. Invece la seconda serie ha quattro motori brushless. Questo sicuramente ti permette di avere una meno possibilità di inceppamento, magari anche una durata maggiore per quel che riguarda i vari cambi e i vari filamenti. La velocità nel cambio del filamento è passata dal 25 mm al secondo dell'Ace Pro a 50 mm al secondo dell'Ace Pro 2, quindi c'è un raddoppio della velocità. Ehm, il tempo di cambio filamento è sceso da 84 secondi che ci mette con la versione 1 a loro li chiamano 56 secondi. C'è anche un benchmark che fanno che dicono che si risparmiano 47 minuti ogni 100 cambi di filamento. Questo è vero, sì, in parte perché per alcune tipologie di filamento, ad esempio per passare dal bianco al nero, c'è bisogno di spolvere di più, altrimenti si va ad avere quella striatura brutta che magari si possono vedere nelle stampe e quindi questo va a ridurre un po'. Quindi questo penso che sia un bilanciamento del tempo massimo e del tempo minimo. È da testare, da vedere, ma per me il cambio, anche se avviene 10 secondi prima o 10 secondi dopo, non è un problema, il problema magari è il residuo che tira fuori. Però questo non è un video per parlare di quelli che sono gli scarti. L'Espro ha un riscaldamento attivo fino a 55 gradi, l'Espro 2 fino a 65, può asciugare mentre loro dichiarano che può asciugare mentre si stampa, ma questa è un po' cosa che si faceva anche si fa anche con la prima serie. Tranquillamente si imposta l'asciugatura e si va in stampa. L'ho sempre fatto ed è andato sempre bene. La cosa in più che ha la 2 in confronto della 1 è che ha un sensore di umidità, poi c'è una finestrella al posteriore, un flenoide, che si apre e si chiude per permettere l'uscita dell'aria umida e far sì che poi quando si chiude i filamenti rimangono
più, diciamo essiccati per più tempo. E inoltre c'è anche una guarnizione aggiuntiva che è stata messa tutta attorno alla copertura e questo rende un po' più difficoltosa l'apertura e la chiusura, è un po' meno fluido perché appunto c'è questa chiusura che loro dichiarano che sia ermetica. Questo sicuramente è una differenza, è un qualcosa di molto utile quando si stampa il PETG, quando si stampa il nylon, quando si stampano filamenti che sono il PVA, quando si stampano questi filamenti che sono, abbastanza, assecati di umidità relativa che troviamo nell'aria. Per non andare poi nei materiali ancora più tecnici che, lì c'è una difficoltà intrinseca proprio nel utilizzare un ACE perché alcune tipologie di materiali sono molto dure, anche quelle che sono tanto caricate fanno difficoltà a passare all'interno del tubo di BTFS, c'è una curva molto stretta. Questo poi lo vediamo in dettaglio più avanti nel video perché vi racconto quello che sta succedendo ad alcuni utenti che hanno ricevuto le prime unità di prova. L'identificazione del filamento tramite RFID c'era nella prima versione, c'è anche nella seconda versione. Quello che c'è in più nella seconda versione è anche un qualcosa che riguarda la stima del filamento residuo. Questo è funzionante con le bobine Anycubic e fa un qualcosa di particolare, cioè fa girare la bobina avanti e indietro un paio di volte e calcola in base a quanto filamento tira per i giri che fa la bobina per sapere in che punto si trova della bobina stessa e quindi calcolare bene o male abbastanza anche è un calcolo approssimato, però comunque si avvicina molto alla verità per il fatto tramite il lettore RFID di quant'è il residuo di quella bobina. Questo quindi significa che non c'è un qualcosa che vada a pesare la bobina e dire realmente quanto filamento c'è all'interno, ma è un calcolo di metri di filamento che c'è all'interno e lo fa vedere anche all'interno di quello che è lo schermo della stampante o anche all'interno di quello che è lo slicer, facendo vedere se è più pieno o più vuoto il tondo del filamento colorato. C'è anche il refill automatico, come c'era sulla prima versione, rilevamento del filamento. Per quanto riguarda la rumorosità, siamo sui 48 decibel con tutto chiuso e senza il dryer attivo e invece con l'essiccazione attiva arriviamo a 55 decibel. Comunque anche il primo Ace non era così rumoroso, c'è solo il rotolamento delle bobine, ma non ci sono altri rumori eccessivi. Questa Ace 2 Pro è compatibile con la Cobra X, come dicevamo, la S1 Max, e questi sono le uniche due stampanti che supportano solo questa seconda serie della Cobra, dell'Ace. Invece è retrocompatibile con le Cobra 3, le Cobra 3 Max, con la versione 2 anche della Cobra 3 e l'S1 normale. Per quanto riguarda il prezzo, siamo sui 250 per 250 euro per quanto riguarda l'Expo normale e 289 euro per quanto riguarda la 2. Attualmente è in sconto di 40 euro, quindi il suo prezzo normale di listino sarebbero 329 euro. Ora, per quanto riguarda lo sconto, cioè quello di far sì che tramite il il seriale di una ACE già in possesso si possa prendere la seconda al 50%, penso che il 50% sia sul prezzo pieno, quindi siano solo 3,29. Ciò significa che sono 330, 165 euro al posto di 330. Un buon prezzo per quello che offre.
Tutte e 2 insieme non funzionano, cioè non c'è la possibilità di usarle in contemporanea, la 1 e la 2 insieme. Quindi, a chi è dedicato questo? Se magari hai avuto problematiche con l'ACE di prima serie, puoi anche decidere di fare in modo di prenderne un'altra con qualcosa che sia più aggiornato. L'unica cosa a che bisogna stare attenti è che qualche utente già ha portato alla luce il fatto che alcune tipologie di filamento che sono un pochino più dure, sulla prima baia, tendono a non entrare, non riuscire a far la curva, perché la curva che c'è sotto nel tubo di PTFE è un pochino più stretta in confronto alle altre, ma se si stampano PETG, cioè su quella linea lì non c'è nessun problema. Le altre sono un pochino, hanno una curva un pochino più dolce. Non so se era un difetto di una serie di pre-produzione oppure dei primi modelli, ma dubito che si possa risolvere in modo software, è un qualcosa di hardware e quindi di conseguenza ci sarà sicuramente questa problematica. Conviene fare questo passaggio all'Hardware Pro al 50%? Ma io direi di sì, perché si ha la possibilità di avere 4 bobine che rimangono sigillate lì. Quindi alla fine si va a evitare il problema del togli, rimetti sottovuoto, rimetti dentro un contenitore che sia sigillato con all'interno i vari silica gel ricaricabili o che siano. E questo aiuta anche chi stampa poco perché evita appunto di fare tutto questo lavoro. Io carico 4 bobine, poi faccio i lavori tranquillamente, stampo con quei 4 colori, magari sono quelli che uso di più e quindi ce l'ho per parecchio tempo, ce l'ho belli essiccati e riesco a lavorarci tranquillamente. Non essendo separato, quindi le 4 i 4, diciamo, i 4 scompartimenti sono allineati, la problema principale è che se si ha caricato all'interno ASA e si ha caricato all'interno PLA, non puoi essiccare la temperatura dell'ASA, altrimenti il PLA si scioglie, si ammorbidisce, quindi poi si va a rovinare quello che è la bobina. Si cerca di avere filamenti che siano più o meno compatibili a livello di temperatura di essiccazione. Quindi a chi è che non conviene fare questo passaggio? Sicuramente a chi stampa solo in PLA o magari anche in PETG, perché basta quello che c'è, se non avete avuto problemi, quindi potete continuare. Io la mia unità la uso adesso è arrivata alle 600 ore di utilizzo, problemi a parte un po' di inceppamenti di filo, ma una volta che ho capito che bisogna inserire il filamento magari con un taglio anche 45, sul filamento stesso non vi ha dato più problemi di questo genere e quindi se non avete problematiche o esigenze particolari potete tranquillamente risparmiarvi di questi 160 € e magari dedicarli per acquisto di filamenti o altre attrezzature, un piatto magari che sia qualcosa per l'utilizzo un po' più a freddo, tipo un bicchiere, un qualcosa del genere che vi permetta di avere un risparmio sicuramente a livello di costi, perché non lo pagate 165 €, lo pagate 40 e poi magari comprare altri filamenti. Come vi dicevo prima, e vi ripeto anche adesso, per me è consigliabile farlo questo aggiornamento perché non è un aggiornamento marketing, cioè si sono allineati un po' a quello che è anche l'AMS della bambola per l'AMS2, quindi a quel punto si va in competizione con quel dispositivo che comunque sia un dispositivo molto serio, il prezzo è lo stesso perché costa 300 euro, 329 se si vuole prendere il kit anche per la 1 mini. E quindi il fatto di avere i motori raddoppiati e quindi finalmente siamo arrivati a un motore per ogni diciamo, filamento e la possibilità di avere un dispositivo ermetico, quindi un'essiccazione che faccia uscire l'umidità e mantenga i filamenti anche come storage degli stessi.
il controllo dell'affinamento è più intelligente, la velocità, sono delle migliorie importanti che sono state apportate, quindi se avete bisogno eventualmente di fare un qualcosa del genere è una buona opportunità quello di pagarla alla metà. Vi porto alla luce l'aggiornamento per quanto riguarda la mia unità della Core X che, mi avevano detto che arrivava a marzo, ho fatto una richiesta specifica da Anycubic, mi hanno detto che l'hanno prodotta e quindi attualmente non so se sia partita o meno, ma se è partita la settimana scorsa non la riceverò prima di aprile, anche perché questa settimana c'è il Capodanno cinese, quindi sono un po' tutti fermi in produzione e soprattutto anche in spostamento di materiali, quindi tutto ciò quello che già è andato in nave arriverà tra un mese e mezzo praticamente. Se vi siete persi il video che vi delucido, vi faccio una delucidazione su quello che per quale motivo ci voglia tutto questo tempo per far arrivare le stampanti dall'azienda fino a noi, ve lo lascio qui di fianco e magari potete andarlo a vedere. Se non siete ancora iscritti al canale vi invito a farlo e ci vediamo al prossimo video. Ciao.